secret. I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. Benvenuti a tutti in questo nuovo video di Road Touring. Oggi siamo nei pressi di Roquette sur Var. Abbiamo già valicato un passo di montagna in condizioni pessime e oggi il meteo non è dei migliori. Abbiamo trovato questa capannetta qua dove mangiare un boccone. Sono col mio amico Andrea, che ci aveva già accompagnati a diversi dei nostri viaggi. Mangiamo un boccone per poi partire sulle prove di Coaraz e Conte e quella successiva di Utel. Due prove che sono state utilizzate pochissime volte durante il Rally di Monte Carlo, però soprattutto quella di Coaraz e Conte è bellissima, nulla da invidiare al Col de Turini. Buon appetito! It's me like a tidal wave every time you say my name. It's me like a tidal wave. It's me like a tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Adesso ci siamo rimessi in cammino, siamo sulla strada che ci porterà a Levens, il paese prima di Conte. Dopodiché ci sarà Coaraz, l'inizio dello start della prova Coaraz Loda del 2002. Adesso ci siamo fermati qua nel paese di Coaraz a fare un tour della parte storica. Della parte storica. Non l'abbiamo prenotato, già ci troviamo posto, se possiamo entrare. Speriamo, più che altro che ci sia qualcosa aperto, perché è tutto chiuso qua. Wow. E noi dopo andremo lassù in alto, su quella colletta là. E adesso ripartiamo, la prova speciale nel 2002 cominciava proprio poco più avanti. Stage 8 was a 23-kilometer affair, which began in a valley, skirted a mountain before crossing the summit, and then... Panizzi's lying ninth overall.
una tappa in punta al Col San Roche era doverosa, perché qua il paesaggio è bellissimo. E là noi avevamo visto il Monte Carlo 2023, abbiamo registrato anche una parte del filmato con l'Opel Ascona 400 ex ufficiale con Herman, che ringrazio ancora, che è stata una giornata indimenticabile. Minkä kolmasen plus Kostee 4 ja Kostee pitkä vasen nopea miinus kapenee vähän, jatkuu. Less than 16 seconds the gap. Abbiamo appena passato Lodà, che era il termine prova della prova appunto Coaraz-Lodà, una strada che non ha nulla da invidiare al Col de Turini, perché è veramente bellissima, ha degli scorci che sono pazzeschi. Adesso ci spostiamo pian piano dalla prova seguente, quella di Utel, che anche lì è stata utilizzata forse solo una volta per il Rally Monte Carlo 2006. Andiamo a vedere com'è. Io non so se abbiamo sbagliato strada, ma sto pezzo qua era tutto rovinato. Pietra ovunque. Fuori strada. Sì, bisogna mettere le tassellate praticamente. Adesso spero che dopo il paese si apra un attimino, perché insomma dai filmati, dalle foto vecchie non era proprio così brutto. No, va bene, dai, siamo a posto, non Ma abbiamo sì, rotto niente. fa parte della diretta. Sì. Direct line. Anche oggi il nostro giro l'abbiamo concluso, meno male che questo ultimo pezzo di strada era decisamente più bello del precedente, perché insomma a vedere da Google Maps la strada era in un modo, ci siamo trovata in un'altra, diroccata, con le pietre in mezzo. Ci siamo divertiti, non abbiamo esagerato, va bene così. Il sole in qualche maniera è anche spuntato fuori a fare capolino, quindi dai, alla fine della giornata sì, stra soddisfatti. Questo era il nostro ultimo giro di quest'anno, ma voi non perdetevi la prossima puntata, seguite il canale di Road Touring, iscrivetevi, mettetevi un like e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!